Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Torno a parlarvi dell'ultima doppia cotta della Weissbier, quella in cui ho eseguito una fermentazione aperta e tumultuosa e dove sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto, fino al giorno dell'imbottigliamento, quando aprendo il fermentatore ho trovato una sorpresa non troppo gradita. Ma forse non tutto è perduto. Sto parlando della mia cotta numero 67 di cui vi ho parlato in un precedente video, che se non avete visto vi invito a guardarlo prima per capire da dove eravamo partiti e vi lascio anche il link in descrizione. Eravamo arrivati alla sorpresa il giorno dell'imbottigliamento. Quando ho aperto il fermentatore grande, quello fermentato con il ceppo liquido 3068 Weihenstephan, ho trovato infatti in superficie delle colonie di lieviti estranei. Questa pellicola in superficie, che forma varie bolle, sono infatti segno di una contaminazione esterna, che è avvenuta sicuramente per la fermentazione aperta dei primi giorni. Ad una vista del genere è lecito farsi due domande e valutare se è il caso di buttare via tutto e non imbottigliare la birra, ed è anche quello che molti mi hanno suggerito di fare. Però non volendo agire d'impulso, ho controllato innanzitutto la densità finale, che è rimasta stabile di 1,14, pari a quella che avevo misurato al settimo giorno. Ho misurato anche un pH di 4,3, che mi sembra perfettamente in linea con lo stile, che può prevedere un range tra i 4 e i 4,4 sulla birra finita. E ovviamente ho assaggiato la birra. All'assaggio non ho percepito effettivamente nulla di anomalo, aveva tutti i sentori da Weiss e sembrava tutto al suo posto. Avendo tutto pronto, ho deciso di imbottigliarla come programmato con priming impostato a 3,5 volumi di CO2 per litro. Unico accorgimento, quello di tenere al sicuro e sotto stretto controllo le bottiglie, perché anche se la birra non presenta ancora segni di infezione, questi lieviti potrebbero rifermentare in bottiglia e farla sovracarbonare, con rischio anche di far saltare qualche bottiglia. Le ho tenute a temperatura ambiente per 7 giorni, quindi ne ho stappata una per verificare la rifermentazione, e fin qui la birra è uscita ben rifermentata e con tutti gli aromi al suo posto. A questo punto ho trasferito le bottiglie in frigorifero per rallentare una possibile infezione in corso e le ho sempre aperte a frequenza regolare per monitorarle. Ad oggi, dopo oltre 2 mesi, su questo batch non ho notato nessuna sovracarbonazione. Dopo una breve maturazione ho fatto un assaggio ufficiale. All'aspetto si presenta molto bene con nessun accenno di gushing, una buona produzione di schiuma, beige, pannosa e persistente. Il colore va dal giallo carico all'ambrato nella parte più spessa del Weissenglass, ottima velatura. All'aroma emerge un intenso fruttato con un equilibrio tra fenoli ed esteri, forse spostato un po' più sugli esteri tipici dello stile. Al gusto è dolce, con aroma fruttato di banana matura ed un po' di bubblegum sul finale. Chiodi di garofano piacevoli di media intensità. Base maltata percepibile con un panificato e note dolciastre ben amalgamate con la parte fruttata. Luppoli non percepibili. Il corpo è cremoso, molto morbida, carbonazione elevata e nessuna astringenza. A primo impatto mi sembra una Weiss interessante. La trovo in stile e con un bel equilibrio tra le sue parti. So che può sembrare difficile a dirlo, ma non noto nulla di anomalo su questo batch al momento. Ho stappato almeno una bottiglia a settimana per seguirne l'evoluzione ed evitare rifermentazioni pericolose che fortunatamente fin qui non si sono verificate. Qualche cambiamento invece l'ho notato in alcune poche bottiglie che per mancanza di spazio ho dovuto lasciare fuori dal frigo intorno ai 15 gradi. Non hanno sovracarbonato, però in aroma c'è qualcosa di leggermente diverso.
Probabilmente con il freddo sto rallentando molto gli effetti della contaminazione. Passiamo al secondo batch. Nel fermentatore più piccolo ho inoculato il nuovissimo ceppo secco della Fermentis V68, che dovrebbe essere lo stesso ceppo di appartenenza Weihenstephan. All'apertura del fermentatore non ho notato colonie in superficie, ma mi è arrivato subito un aroma poco familiare che mi ricorda un po' lo yogurt fresco, quindi immagino acido lattico. Anche qui ho seguito lo stesso procedimento, stessa rifermentazione, ben conservata poi al fresco e monitorata nel tempo. Dopo un mese la situazione è questa. La birra fa un bel gushing all'apertura. Sta sviluppando molta più CO2 di quella prevista. All'aspetto è molto simile all'altra, forse un po' più torbida. L'aroma è fruttato con esteri di banana, percepisco sentori anche agrumati e fenoli. Il fenolico è molto simile a quella fermentata con il ceppo liquido. Gli esteri di banana invece li percepisco un po' diversi. Qui mi sembra una banana più acerba, mentre sull'altra l'avvertivo come banana matura. C'è qualcos'altro però sull'aroma che non mi è familiare, una nota quasi tropicale che mi ricorda anche il succo di ananas. In bocca non mi sembra tanto più acida dell'altra, direi che ha la giusta acidità per lo stile. Rispetto all'altra però questa ha sicuramente meno corpo e meno dolcezza. Ho misurato la densità con il rifrattometro e ho fatto la conversione per l'alcol e ho misurato 1.006 di densità finale. All'imbottigliamento stava a 1.013, quindi è scesa di ben 7 punti. Non so se la lettura è falsata dalla CO2 perché mi sembra un valore effettivamente troppo grande. 7 punti di densità in rifermentazione, in aggiunta ai 3,5 volumi di CO2 per litro, dovrebbero essere tali da far saltare le bottiglie. Ho misurato anche il pH e ho registrato 4.15, quindi 0.15 più basso della prima. In effetti un leggero carattere più acidulo mi sembrava di percepirlo, però questa variazione può dipendere anche semplicemente dalla maggiore carbonazione, dove la CO2 in soluzione diventa acido carbonico e può influenzare leggermente anche il pH. Purtroppo, dati questi imprevisti, non ho potuto fare la comparazione corretta tra i due ceppi di lievito, cioè tra il ceppo liquido e il nuovissimo ceppo secco della Fermentis per Weizenbier. Essendosi entrambi i batch contaminati con l'ambiente, tra l'altro con due agenti contaminanti sicuramente differenti, anche perché i due fermentatori si trovavano in due locali completamente diversi, non avrebbe senso andare a comparare il carattere delle due birre. Quindi il confronto tra i due lieviti è da rimandare. Sono comunque contento di aver scelto di non buttare tutto per quanto riguarda il primo batch, quello che risultava visivamente più compromesso. In fin dei conti ho riscontrato una buona birra e tuttora ancora abbastanza stabile. Magari non sarà una birra che si manterrà bene ancora a lungo, ma già essere arrivata dopo 3 mesi in questo stato non mi sembra un cattivo risultato. Sul batch piccolo invece gli effetti della contaminazione si sono manifestati in modo molto più rapido. Anche conservandole al fresco, le bottiglie hanno iniziato a manifestare un gushing sempre più crescente, quindi inutile dirvi che ho provveduto già a smaltire tutte le birre di quel batch. E ovviamente dopo questa esperienza ho provveduto a lavare e sanificare in maniera molto accurata con ipoclorito diluito tutti i fermentatori, tubi, rubinetti e probabilmente sostituirò i fermentatori in plastica e i rubinetti. Per quanto riguarda invece tutte le componenti in acciaio, dopo averle lavate bene, le ho fatte bollire per qualche minuto. Spero di non avere sorprese nelle birre delle prossime cotte e sicuramente terrò il coperchio del fermentatore ben chiuso. Sono sicuro che avrete molte domande e critiche da farmi e sarò disponibile a parlarne con voi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati quando usciranno i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video!